Buongiorno amici del canale. Dove siamo oggi, Emma? In una cucina già fatta. Già vista. Cioè non tutta, i muri. Sì. I muri, il corridoio, un po' di cose. Però siccome io sono un po' volubile nel restyling, solo lì, mi sono un po' stufata. Da quando ho deciso di mettere fuori produzione lo sugar paper, mi girava sta cosa in testa. Stefano ovviamente mi dice prendi tregua, rilassati un attimo, goditi un po' quello che colori. Ma non è che non mi piace, l'adoro, solo che per me adesso è già un po' passata. Quindi ho detto, perché, visto che voglio togliere lo sugar paper dalla parete, non coloriamo anche questa cucina che odio profondamente perché è lucidissima, lucida, 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 lucida. Così, uniamo l'utile al dilettevole, cambiamo colore a un mobile estremamente lucido che deve essere protetto per bene, perché comunque ha un'usura importante. Soprattutto vi faccio vedere che con 2 mani di protettivo basta e avanza, siete abituati a metterne 3 o 4, non so perché non le mettete, ma soprattutto vi faccio vedere come la wall ha tenuto, perché 2 anni di cotture, ricotture, ricotture, pesci, sughi e schizzi, non c'è nemmeno una macchia e sapete che io cucino. La cambio semplicemente perché mi sono stufata del colore e ovviamente non ho messo idrorepellente o altri repellenti sulla wall perché non si deve, perché li repelle, la wall è già altamente l'idrorepellente. Quindi in questo tutorial di oggi facciamo vedere come coloriamo una cucina uguale al colore della parete, solo perché mi sono stufata, da lucida a satinata, color Pepper blu. da bianca a blu. Partiamo. Come sempre il primo passaggio da fare è ABA, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Io la faccio con il mio lavandino, bello spazioso, e ovviamente cambierò l'acqua fin quando non sarà perfettamente pulita e trasparente. Quindi più volte si deve lavare, più volte si deve sciacquare. Lavo ovviamente anche la parete fatta con la wall e come vi fa vedere adesso Clarissa da vicino, da vicino, da vicino, voglio vedere se trovi anche solo una macchia di olio di unto o di sugo. Non ce n'è! Perché come vi dico sempre, la wall è veramente tanto idrorepellente e protettiva, risparmiate sulle piastrelle, non le mettete le piastrelle. Mal che vada, come me, se vi stufate di quel colore, cambiate colore, avete un paraschizzi sempre nuovo. Quindi, ABA fatto bene, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca in questo bel lavandino e si lava bene tutto. Secchio con acqua pulita, un panno ben strezzato e vado a sciacquare tutto. Facciamo che smontare tutte le maniglie, l'ho già fatto sulle altre porte e anche nei cassetti. Per questioni di spazio su questo cassetto io lavorerò con il cassetto montato, quindi mi raccomando non fatelo solo se proprio non avete spazio. Queste sto venendo un pochettino piccoline, quindi preferisco questi 3 cassetti lavorarli così, mentre tutte le altre le smonto. E voilà, noi siamo organizzatissime e partiamo. Ante smontate, ABA fatto, maniglie tolte, viti in sicurezza, già numerato dietro le antine, la posizione, mi raccomando. L'ante di sinistra abbiamo messo lo scotch, quella di destra no. Io oggi ho pochissime ante, quindi farò molto in fretta. Voi, se avete molte ante, numeratele 1, 2, 3, 4, 5, sopra, sotto, mi raccomando. Una cosa che faremo noi oggi è, visto che utilizziamo la paint su una cucina lucidissima e deve durare tantissimi anni fin quando non mi stufo di nuovo, mettiamo invece che acqua un pochino di protettivo dentro alla pittura. Io mi comporto così. Dentro il pepper blu metto un po' di protettivo in questo caso satinato, che è quello che utilizzerò dopo. Ne ho messo più o meno 2 cucchiai e giro molto bene. Questa sarà la diluizione del colore, quindi sì, avete capito bene, non diluisco. Quando mi andate a colorare piastrelle o comunque superfici stralucide
e siete soprattutto in un periodo come il mio dove non fa ancora caldissimo e neanche freddo però, ma l'umidità si percepisce ancora soprattutto per le piogge, è bene non diluire con acqua. Io rendo la pittura leggermente più scivolosa e viscosa, da usare poi bene con il rullo, grazie a questo piccolo trucchettino. Quindi userò sicuramente tutto il barattolo, ma non penso che ne userò poi molto di più, no. Forse uno mi basta. E vado, ora che ho miscelato tutto il barattolo con il protettivo, a colare la mia pittura dentro la vaschetta. Ricordate sempre che il rullo, che sia nuovo che sia vecchio non importa, va sempre scocciato. In questo modo eventuali pelucchi che devono andare via si alzano e si tolgono, in questo modo non andranno poi a depositarsi sulla pittura, ok? È molto importante questo passaggio. Ora colo la pittura nella vaschetta, quasi tutta, ne lascio un pochino dentro il barattolo perché se poi dovessi utilizzarla per fare alcuni profili ce l'ho già. Una cosa importante, in questa cucina io ho deciso che l'unica parte che faccio completamente blu nei laterali, nei profili, in tutto, è quel mobilettino lì, quei due mobiletti, perché voglio che si fondano con la parete. Nella parte sottostante invece i profili bianchi che ho li lascio. Perché? Perché questa cucina ha moltissime finiture bianche, tipo l'asciugo alle pareti, le prese, sono tutte quante bianche ghiaccio, mi piacciono e quindi voglio un riporto bianco ghiaccio e poi comunque anche il top è chiaro. Quindi per questa motivazione io inizio direttamente a fare le ante ma non faccio i profili nella parte sottostante. Io oggi non passo il rullo nell'acqua perché ho una superficie lucidissima, preferisco non farlo, ma lo devo riempire bene. Ho usato il rullo a pelo lungo. Eh sì, e perché? Perché mi lascia meno segni, ingloba più pittura e mi piace tantissimo. Ricordate sempre che il rullo a pelo lungo e a pelo medio non lasciano più segni, tutt'altro perché se col pelo corto passi e ripassi, nel frattempo asciuga, lasci più segni. Il rullo a pelo medio e lungo lasciano meno segni e su una superficie come la mia, molto lucida, autolivella ancora meglio. Ovviamente non basterà una mano, ma è ovvio, sempre almeno 2 mani, e la prima mi servirà proprio per avere un aggrappaggio perfetto su tutta la superficie. Mi raccomando, quando vedete che il rullo non ha più niente da dare, caricatelo. Adesso io non lo carico perché sono arrivata alla fine dell'antina. Cosa faccio? Ripasso in questo momento perché ovviamente è ancora abbondantina e faccio i bordi così. Come potete vedere, la pittura sta iniziando a autolivellarsi, non rimarrà bucciata, ma la prima mano è fondamentale che sia un buon aggrappante, quindi mi raccomando non carteggiate. Questo vizio che abbiamo spesso di andare a prescindere a lisciare la superficie tra una mano e l'altra è deleterio. Andate a lisciare la superficie solo se avete proprio degli accumuli o delle problematiche, se no non lo fate tra una mano e l'altra. Io continuo. Mentre io finisco tutte le antine, Emma inizia a farmi il profilo della parte superiore, perché sì, questo lo voglio tutto blu, anche nelle parti visibili dall'esterno. Usiamo il pennello architetto, che è molto preciso, e poi andiamo con il rullo a rifinire. La prima mano è completamente asciutta, è passata un'ora, ma ci ho puntato addosso il phon caldo e ho il condizionatore caldo a 23 gradi, quindi occhio, questo ambiente è molto secco. Seconda mano, coprenza totale, ovviamente non diluisco il colore come non l'ho diluito in prima mano e guardate che spettacolo di coprenza, il colore è veramente bellissimo, pieno.
e lo stendo proprio un pelino più spesso in modo che sia autolivellante, coprente al 100%. E voilà, tolgo gli eccessi. Faccio bene i bordi e lascio poi asciugare. Mentre io faccio la seconda mano, Emma inizia con la parete. Anche lei, rullo a pelo lungo. Hai preso il rullo da 12 o da 10, Emma? Quello più piccolino. Noi oggi abbiamo poco spazio da colorare, quindi ci basta anche quello da 10, lo stesso che usiamo sui mobili. Anche qua parto caricando bene il rullo, lo scarico leggermente e vado direttamente anche sullo stencil. Perché con il rullo a pelo lungo ho le setoline che vanno in profondità e quindi non mi serve il pennello. È ora di proteggere. Io ho ottenuto un colore perfetto, quindi non ho intenzione di mettere colore nel protettivo. Ma ve lo dico perché? Perché questa è una cosa che si fa a volte quando si sono date due mani, si ha ancora qualche velatura e nella prima mano di protettivo si mette un cucchiaio di colore e enfatizza la copertura. A me non serve e ho già diluito con un po' di acqua. Colo nel mio rulline vaschetta, ne metto abbastanza e mi divido con Emma. Lei andrà avanti con pennello Elizabeth, mi farà tutti i bordini e io invece farò tutta la parte con il rullo, come prima. Uso sempre il rullo con il pelo lungo, ho un ambiente molto secco e faccio veramente veloce a stendere, a far tutto. Lo riempio bene questo rullo, mi raccomando, quando si passa al protettivo bisogna sempre ricordarsi che anche qua non si deve schiacciare, bisogna lasciare al rullo il tempo di stendere il prodotto e di autolivellare, è importantissimo. Partiamo dal centro. Iniziamo a stendere, ovviamente stendendo la principale quantità di protettivo nelle prime parti e dopodiché qua io, per non avere nessun tipo di segno, faccio anche la rullata incrociata. In questo modo lo stendo veramente al massimo ovunque e posso poi andare a lisciare alla fine senza avere nessun tipo di difettino. Quindi ripasso un attimo per lisciare. Sono sicura di averla stesa in modo omogeneo al 100%. Quando ho finito la parte superiore vado poi anche ai lati. Ora io qua non passo più perché lascio al protettivo il tempo di autolivellare. In questo modo non avrò la superficie ruvida, avrò una superficie molto vellutata e il protettivo non avrà nessun tipo di segno. Quindi mi raccomando, non vi fissate nel passare e ripassare troppe volte perché non è necessario. Ora continuo in modo molto veloce, sicuramente darò due mani perché voglio avere una protezione un po' più strong, visto che è una cucina, ma solo due, non di più. La parete è asciutta, la prima mano è asciutta, quindi vado di seconda mano. Stessa logica, rullo a pelo lungo e guardate che coprenza. Questo restyling È finito. Allora, diciamo che non abbiamo fatto vedere il montaggio delle maniglie, il rimontaggio delle porte, il rimontaggio del battiscopo. Allora, quanti tutorial ci sono già sul nostro canale di Tanti. cucine? Parecchi. Se siete su YouTube
c'è una playlist dedicata a tutte le cucine colorate con Magic Paint. C'è la cucina più classica chiara, c'è la cucina classica che si svecchia un pochino col vin brûlé, c'è la cucina lucida bianca che diventa contemporanea con i pepper blu. Ci sono anche altri video molto importanti e interessanti sulle piastrelle delle cucine, le piastrelle del bagno. Quindi andate a guardare bene i tutorial che vi proponiamo prima di fare una cucina, anche perché io so che voi in tanti fate la cucina come primo lavoro e io non lo consiglio. Non per altro, ma perché è una serie di diciamo valutazioni da fare. Non potete mangiare in casa per tutto il tempo in cui la cucina è smontata, va lavata molto bene, ci sono delle tempistiche di asciugatura, ci sono degli spazi completamente differenti. Come vedete io oggi ho lavorato sui cassetti e su quest'antina che non era smontabile, appunto così in verticale è più difficile. Tante persone non hanno lo spazio e che cosa fanno? Non le smontano e lavorano in verticale, creando un sacco di difetti. Perché? Perché quando tu vai a rullare in verticale hai una pressione differente, non è come quando tu rulli in orizzontale dove non fai fatica e soprattutto dove hai una pennellata più omogenea. Quindi io vi consiglio fortemente di ascoltarmi, di non fare la cucina come primo lavoro, come secondo almeno. Fatevi un comodino, un tavolino, giusto per capire. E soprattutto non andate a risparmiare quei 10 euro acquistando un rullo, un pennello, una vaschetta, qualcosa che sia semplicemente meno caro, perché vi assicuro che fa veramente la differenza. Il rullo con la giusta setola e il giusto pennello fanno completamente la differenza. Spesso e sovente facciamo nei fai da te, quindi prendiamo pennelli che ci sembrano, ah guarda che bello questo, guarda che bella setola morbida. Peccato che nel 90% dei casi quella setola morbida per Magic Paint non va bene, perché Magic Paint è una pittura corposa. Addirittura i pennelli Magic Paint che sono per il protettivo sono controindicati per la stesura del colore. Quindi mi raccomando, ascoltatemi. Se volete avere un buon risultato dovete seguire le linee guida, soprattutto perché io qua ho usato un barattolo di pepper blu e un barattolo di protettivo e in caso non me ne foste accorti qua c'è anche un tavolo fatto nello stesso metodo, quindi sì, un barattolo per tutto, compreso il battiscopa. E ci stava. Prima era marrone, non si poteva più vedere con il blu intorno, quindi risparmio c'è. Della lata di 4 litri di Wall quanta ne hai usata? Neanche metà. Probabilmente un 2,5 litri bastava, avanzava. Sì, assolutamente. Quindi ricordiamoci, abbiamo dato 2 mani, siamo passati da un colore parecchio chiaro a un colore molto scuro, completamente fitto, pulito, liscio, quindi è ovvio che 2 mani vanno date, ma per farvi capire che qua si potrà passare un panno umido dove si schizza con il sugo tutto il resto e pulire senza avere ansia o paura che vada via. Ovviamente la cucina non verrà usata per un po' adesso perché deve catalizzare per bene, anche perché noi oggi eravamo in 3, io, te e Clarissa che riprende, ma ovviamente lei asciuga benissimo, ci aiuta nelle parti molto alte perché lei è molto alta e noi due abbiamo lavorato sulla cucina, quindi Emma principalmente sul muro, io principalmente sulla cucina, ma ci siamo aiutate, quindi è fattibile farlo in un giorno? Sì, ma non usatela. Questa cucina deve catalizzare, anche la parete, la wall deve catalizzare, cosa vuol dire? Che deve avere il tempo di diventare bella, rigida, solida in profondità. Io verrò qua a Pasqua e quindi la userò poi per Pasqua, non prima, fra 15 giorni. Quindi mi raccomando, se colorate una cucina, aspettate almeno 2 o 3 giorni prima di iniziare a lavarla e utilizzarla, perché altrimenti può essere un problema, ok? Quindi se la usate fate attenzione, non scherzate col sugo, maccheroni, ragù, casino. Fate 2 spinaci bolliti, non lo so, vedete voi. Dove trovano Magic Paint? La trovano sul sito www.magicpaint.it dove trovate anche tutti i rivenditori italiani che la rivendono. C'è una sezione rivenditori con una cartina dove potete vedere i rivenditori suddivisi per regioni, oppure scrivete nel cerca la vostra città e vedete tutto ciò che c'è attorno. Esatto, magari cambia la provincia, esatto, però non è così lontano. Esatto. E dov'è che non trovano Magic Paint? Su Amazon. Smettetela di andare nelle catene a basso costo perché tanto funziona bene ugualmente. Quando poi si riga vi aspetto, Ciao! Ciao!